Ciao, bentornata o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. È molto importante riuscire ad arredare in modo corretto e funzionale il soggiorno, visto che è la stanza che maggiormente usiamo per rilassarci e o avere ospiti. Quali mobili comprare e come sistemarli faranno una grande differenza nel rendere questo ambiente davvero gradevole e invitante. Ne parliamo nel video di oggi, ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Non perdiamo tempo e vediamo insieme come arredare il soggiorno perché sia davvero funzionale. La primissima cosa da fare è capire se questa stanza sarà adibita solo a soggiorno o se ci sarà anche la zona pranzo. Nel secondo caso, a seconda delle dimensioni dell'ambiente, bisognerà capire se dare più importanza alla zona pranzo o viceversa. Questa scelta naturalmente dipenderà da quanti e quante volte hai ospiti a pranzo o a cena. Fatta questa premessa, ora concentriamoci più specificatamente sulla zona soggiorno. Per arredare meglio il soggiorno, la cosa principale da capire è come si intende usare questa zona. Relax, lettura, televisione, convivialità. Ovviamente non è che l'una escluda le altre, ma per vivere al meglio il soggiorno bisognerà fare girare tutto intorno alla funzione principale che gli vogliamo dare. Una volta capita la funzionalità che vogliamo dare a questa stanza, sarà importante trovare il punto focale. Alle volte questo potrebbe saltare subito all'occhio, come un camino o una finestra con una splendida vista. La maggior parte delle volte bisognerà crearlo. Il punto focale è importante perché tutto dovrà ruotare in qualche modo intorno a quello. Potrebbe essere la parete attrezzata, ma volendo potrebbe essere il divano. Se vuoi sapere un po' di più sui punti focali ne parlo qui e ti lascio il link in descrizione. Prendere le misure di tutto è davvero importante per poter progettare e arredare correttamente un ambiente. Misura muri, altezze, porte con relativa apertura, finestre, eventuali nicchie e anche dove sono le prese e i punti luce. Una volta fatto questo, disegna la pianta in scala su carta o in qualche programma specifico per poter giocare virtualmente prima con gli arredi. Questo ti permetterà di capire le misure migliori per i mobili affinché siano proporzionati allo spazio circostante. Inoltre riuscirà a capire anche come posizionare al meglio gli elementi per un soggiorno che sia funzionale per te. Andrai così a fare gli acquisti in maniera decisamente più mirata e consapevole. Nel sistemare i tuoi mobili pensa anche come ti muovi nella stanza, cercando di rendere il più fruibile possibile ogni zona. Evita di bloccare i passaggi con mobili o divani troppo grandi, anche se fossero proporzionati. Potresti decidere per 2 poltrone al posto di un divano. I numeri di posti a sedere sarebbero gli stessi, ma questo permetterebbe una fruibilità maggiore dello spazio. Fai attenzione anche allo spazio tra un elemento e l'altro, non solo per poter passare comodamente, ma anche per poter aprire eventuali cassetti o ante. Metti più tavolini vicino alle sedute, non accontentarti solo del coffee table. Fai in modo che ogni seduta abbia vicino qualcosa su cui poter eventualmente appoggiare le cose. Non c'è nulla di più brutto di doversi alzare per appoggiare un bicchiere o anche il telefonino.
Basta davvero poco, ma i tavolini non devono mai mancare in un soggiorno. Se hai una televisione, scegli con attenzione la sua collocazione. Se la metti all'opposto di una finestra durante il giorno sarà molto difficile poterla guardare per via dei riflessi della luce. Nel caso in cui tu non avessi altra scelta, mi raccomando di cercare delle giuste tende che possano ammorbidire la luce ed attenuare questi riflessi. Fai anche attenzione alle luci. La luce generale non è sufficiente, c'è bisogno di qualche altro punto luce, vuoi con lampade da tavolo, vuoi da terra, per rendere più confortevole la permanenza. Pensa ad una lampada vicino al divano o alla poltrona se ami leggere, una meno forte di quella generale per quando guardi la TV. Tutto questo renderà più invitante e gradevole il tuo soggiorno. Il soggiorno è composto da vari elementi, come minimo un divano, un coffee table, una lampada da terra o un tavolino con una lampada da tavolo. Il tappeto serve a legare insieme questi elementi e renderli un tutt'uno. Questo vale sempre, ma a maggior ragione se il soggiorno ospita anche la zona pranzo. Il tappeto poi dà anche un po' di calore all'ambiente. Bisognerà fare attenzione al materiale in caso di animali, ovviamente, in modo che sia resistente e facile da pulire, ma è un elemento a cui non si dovrebbe rinunciare. Perché faccia davvero da legante ai vari elementi è importante che li accolga tutti, o almeno i piedi anteriori. Non importa se usi il soggiorno principalmente per guardare la televisione o leggere, è molto probabile che qualche volta tu abbia degli ospiti. Un solo divano grande non è il massimo per favorire la conversazione. Meglio un divano un poco più piccolo e un'altra seduta, forse anche un semplice puff. Ci sono poi 3 posizioni delle sedute che aiutano a creare una zona di conversazione: a U, a H e a L. Come puoi immaginare, la posizione L è composta da un divano con chaise longue o un divano angolare. Questa è forse la posizione più comune perché si trovano davvero tantissimi divani con chaise longue in commercio. Se lo spazio lo consente, puoi mantenere la conformazione a L anche con 2 divani o un divano e 2 sedute messe ad angolo retto. La soluzione divano e 1 o 2 sedute posizionate sul lato resta sicuramente visivamente più leggera e crea anche un po' di ritmo. La posizione ad H è composta da 2 divani o un divano e 2 sedute posizionate perfettamente uno di fronte all'altro con il tavolino in mezzo. Con questa disposizione sicuramente molto formale e tradizionale, e sicuramente non è la migliore se ami guardare la televisione. Infine la posizione a U si può comporre in vari modi: un divano a forma di U, 3 divani o 2 divani e 2 sedute sempre messe ad angolo retto, o ancora un divano e 2 sedute poste di fronte ma non perfettamente parallele. Quest'ultima è fattibile anche in soggiorni più piccoli. In pratica il divano è posizionato davanti alla TV e le poltrone sono posizionate di fianco ad essa ma leggermente oblique e guardano verso il divano. Questa disposizione è ideale per guardare la TV, per la conversazione e anche per la lettura. Basterà mettere vicino a una delle 2 poltrone una luce. La disposizione dipenderà, come già detto, dalla funzione principale che vuoi dare al soggiorno, ovviamente anche dallo spazio a disposizione. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Infine, se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così da non perderti i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me. A presto!